Ragazzi, ci siamo. Ci siamo. È davvero una delle live più importanti degli ultimi anni, questa. Lo è nel modo più serio possibile, non è uno scherzo. Adesso la chat è molto emozionata perché ho cannato la prima introduzione con l'audio chiuso e ho detto no, questa diretta deve essere pulita, quindi l'ho fatta ripartire. Ma esiste davvero. Esiste davvero e è un'evoluzione diretta anche nella forma di ciò che abbiamo vissuto la prima volta. Quale prima volta? Vi chiederete alcuni di voi. Mi riferisco a quando feci l'episodio Apocalipsis, no? Apocalisse Rivelazione, di Dark Souls 3. Non è un pesce d'aprile, è tutto vero e sono abbastanza sicuro che sarete orgogliosi di quello che state per vedere, quello che state per esperire, vivere, ascoltare e in generale anche assorbire come informazioni. Sarete veramente molto contenti. C'è stato un lavoro dietro che è durato quasi un anno pieno di ricerca, nonostante il fatto non siano usciti dei video, perché con lo iato dei canali la situazione è stata ovviamente purtroppo drammaticamente fermata, ma le pillolanime che conterranno buona parte di questi contenuti, ragazzi, arriveranno in SNM 4.0 e non soltanto abbiamo quindi il mio co-writer Mirko, ok, la mi fa cosa, il suo nickname, che ha lavorato in maniera completamente abnegata a questo documento, ma anche il grafico, ok, Renga, che sta lavorando a, diciamo, la versione book di questo documento, il quale verrà distribuito a tutti i patron e a tutti i sub di Twitch. Ci sono immagini, grafica, ordine delle pagine, è una bellissima cosa. A me non interessa, ve ne ho già parlato, metterlo in vendita o fare cose, potete distribuirlo come volete, però essendoci un lavoro dietro lo metto a qualunque patron e a qualunque sub, proprio senza alcun tipo di limite. È vostro e questa live invece è completamente pubblica, le informazioni sono ovviamente parte di quello che voglio condividere con voi prima di mettermi a lavoro sui video. Dark Souls 3 ha avuto una live Apocalisse profondamente completa. Ha avuto una live che, come il metodo scientifico, bisogna davvero lavorare duro di fact-checking per poter sperare di trovare un modo di correggere, ok? È un lavoro profondamente preciso, dopo tantissimo lavoro e soprattutto la scoperta di magnitudo gigantesca che è stata capire la vera lore di Dark Souls 1 e come si interfacciava poi con quella del 3. Ok? Quindi, a differenza dell'originale live, dove stavo lì nel gameplay con gli occhiali, un po' di meme, un po' di scherzi, eccetera, voglio mostrarvi cosa faremo oggi. Avremo il documento già preparato, il modo in cui andremo a condividere queste pagine già graficato. Credetemi, è uno step forward che vi farà capire che cos'è SNM 4.0. Ok? Io vi farò vedere direttamente il book, quindi proprio a schermo, senza alcun tipo di oh mio Dio, e se poi fanno gli screen degli... Ma che cazzo, fate quello che volete. Il supporto che mi date nell'avere il book tutto figo, PDF, bello, è vostra scelta, come vi iscrivereste senza che ci fosse questo book. È un extra che ho voluto mettere e ho creato insieme a questi ragazzi per darvi anche manforte di quello che si fa in questa piattaforma nel 2023 a partire da quell'episodio dell'Anima Oscura 1. Ok? Quindi, allora, benvenuti a tutti, grazie dell'hype train di livello 10. È cominciato aprile, ma non ci sono scherzi. Io alzo la sedia, alzo la scrivania e facciamo una premessa. Il Q&A attuale, ok, ricava le risposte dalle informazioni del gioco base. Questo non è mai successo con Dark Souls 3 o le anime in generale, ok? Cioè, siamo oggi alla luce di un qualcosa di profondamente importante, l'annuncio di Shadow of the Earth 3, che aggiungerà informazioni o confermerà alcune teorie, oppure persino potrebbe smentirne qualcuna. Ok, quindi le risposte che avrete oggi sono un lavoro enorme e non superficiale e non frettoloso e non temporaneo nei confronti, e non, scusate, non in una bolla temporale post-release immediata, ok? È qualcosa che è arrivato dopo un anno e che allo stato attuale di Elden Ring è, credo, il limite massimo che si può raggiungere.
il reale limite conoscitivo, speculativo e deduttivo che una persona non autrice può avere dell'opera, ok? Ora, infatti posso dire questo, dubitiamo tutti, dubito anche io che buona parte, che la stragrande maggioranza di queste informazioni verranno minimamente smentite da Earthtree, ok? Dal DLC. Ma non si sa mai. Non si sa mai. Ricordate che cosa ha fatto Artorias of the Abyss alla storia di Dark Souls, ok? Quindi ora, non prendetele quindi come verità assolute, come buonissima parte, il 99,5% di quello su Dark Souls 3, ok? E ci sono domande a oggi, prima del DLC, che non hanno risposta. Punto e a capo. Cioè è ancora impossibile avere una risposta definitiva, per esempio, su chi possa essere la statua all'interno dell'arena di Malekath. Pochi cazzi, ok? Il DLC cambierà qualcosa? Non si può sapere, si può negare neanche. Attenderemo il contenuto per quello che rappresenta essere il confermare, smentire o ribaltare la situazione. Oggi, qui, ora, io alzerò il green screen, metterò a schermo questo lavoro grafico. Detto questo, ragazzi, divertitevi, godetevela, perché questo è un anno di lavoro. E ne avremo una parte 2, ovviamente, dopo il DLC. Sono le vostre domande, le mie domande, le loro domande, community e non solo, anche internazionale. Quindi, pronti. Allora, Elden Ring. Rivelazione. Cominciamo? Cos'è l'Elden Ring? Allora, l'Elden Ring è la runa più potente dell'Interregno, garante dell'ordine naturale del mondo. Si tratta del pilastro su cui poggia il ciclo vitale che caratterizza la natura stessa, il suo vivere, morire e cambiare. Sì ragazzi, è una figata, io ho la pelle d'oca e questo potrà anche essere utilizzato come podcast se volete. Tuttavia, la struttura dell'Elden Ring può essere cambiata da chi ne detiene il possesso, ovvero il dio di questo mondo, e, tramite la rimozione o l'aggiunta di grandi rune, elementi di cui l'Elden Ring è composto, è possibile modificarne la legge, dal giapponese Ritsu, legge e regola, e la natura che dipende da questa. L'Elden Ring giunse nell'Interregno all'alba dei tempi, con l'invio di una meteora dorata da parte della volontà superiore. Questa meteora conteneva una bestia, che in seguito si trasformò nell'Elden Ring, che noi tutti conosciamo. Non è chiaro come questa metamorfosi sia avvenuta, ma possiamo immaginare che sia avvenuto un processo simile a quello che vediamo con gli altri senza luce, come Goldmask, Dung Eater e Fia. Alla morte, questi hanno infatti dato vita a una loro runa. Si potrebbe quindi pensare che la bestia sia divenuta l'Elden Ring dopo la sua morte, e che la creatura che noi affrontiamo alla fine del gioco altro non sia che una manifestazione della sua anima e del suo mondo spirituale. Un po' come vediamo con gli spiriti ancestrali, seppur si tratta di fenomeni abbastanza diversi. Okay? Non a caso c'è l'acqua, i grandi alberi maggiori, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa sono le rune? Le rune sono la concretizzazione della grazia che scorre nell'Interregno e che risiede negli occhi dei suoi abitanti. Le rune condividono un sacco di similitudini con le anime di Dark Souls. Proprio come quest'ultime, infatti, esse rappresentano il fulcro delle leggi della vita e la base dell'universo stesso. Nello specifico, esse incarnano il potere della vita, che può essere usato per potenziare i nostri attributi. Quest'ultima caratteristica è fondamentale per noi senza luce, ma dimostra anche il perché le rune sono così speciali nell'Interregno e il perché noi, sempre in quanto senza luce, siamo diversi dagli abitanti che qui risiedono. Sì, il risiede negli occhi è abbastanza letterale. Basta vedere i crani all'interno dell'Interregno. Wink wink, nudge nudge. Ok? Avere una runa aurea dentro di sé significa essere benedetti dalla grazia, che è il massimo splendore della vita, e di conseguenza significa anche avere qualità superiori a un comune essere umano. Questo spiega il perché la maggior parte degli abitanti dell'Interregno sono più alti rispetto a noi.
Infatti, ritornando alle somiglianze con le anime di Dark Souls, proprio come le anime più potenti possono renderti più forti, una runa di maggior livello significa avere dentro di sé una più alta concentrazione di grazia e quindi più forza e vitalità. Avremo modo di spiegarlo meglio nelle prossime domande, ma questo sottintende che rune, grazia e vita sono concetti fortemente legati tra loro, come in Dark Souls, no? Le anime e i cristalli, per esempio. I paragoni con le anime di Dark Souls non finiscono qui però, perché anche le rune possono manifestare qualità legate al loro proprietario, così come dimostrano le grandi rune dei semidei o le rune riparatorie. Oppure al contrario, una runa può mantenere un principio imperante anche senza un padrone, rimanendo così invariata, come ad esempio la runa della morte, un po' come qui invece in Dark Souls le anime dei Lord e, nello specifico, l'anima oscura. Insomma, lo stiamo ripetendo all'infinito, ma è evidente che le rune sono le anime di questo titolo e potremmo addirittura dire che le anime stanno alle rune, così come la prima fiamma sta all'Elden Ring. Notare il lavoro di screen capture, cioè guardate per esempio come sono state mostrate alcune creature, le loro altezze, la differenza anche dei soldati con noi e l'Elden Ring all'interno di Radagon, no? In questo documento, ragazzi, si sono fatti le cose bene, cazzo! Forza! Let's go! Ma ci sono anche delle differenze, ovviamente. La prima differenza risiede nel mero aspetto estetico. Se le anime erano associate alla figura del fuoco, le rune sono invece legate al concetto di oro e, soprattutto, di germoglio. Spesso infatti le rune sono in grado di produrre rami, piante o foglie e all'interno del mondo di Elden Ring questo fenomeno dimostra il potere della vita menzionato nella descrizione della runa aurea +3. Come disse Miyazaki in un'intervista tenutasi su Edge Magazine, la figura della pianta e più specificatamente dell'albero era, secondo lui, perfetta per indicare una legge naturale che vale per ogni cosa, ovvero il processo di nascita, crescita e morte. Miyazaki infatti disse: in Dark Souls il tema dell'albero era già presente, ma il fuoco era l'elemento visivo più caratteristico del titolo. Per Elden Ring l'albero è ovviamente più evidente sotto questo aspetto. Questo albero dalle splendenti foglie dorate si adatta alla mia idea di un qualcosa che rappresenta fisicamente il mondo, perché l'albero è qualcosa che vive, che cresce e che alla fine appassisce e muore. E questa immagine si adatta molto bene al ruolo di quel qualcosa che può impartire questo ordine, controllare queste regole e farle rispettare nel mondo. Perché anche queste sono cose che cresceranno, cambieranno e infine appassiranno e moriranno. Bravo il nostro autore. Di conseguenza, le rune manifestano piante e radici, spargendo la vita e tutti gli aspetti che derivano da questa. Questo fenomeno avviene anche nel caso in cui una runa sia legata ad un singolo aspetto specifico della vita. Tale è il caso delle radici mortali, che generano coloro che vivono nella morte, no? Radici mortali, che altro non sono che ramificazioni del frammento della runa della morte diffusasi per le radici dell'albero madre quando Godwyn Laureo è stato seppellito sotto di questo. Merda, che figata. La seconda differenza, invece, è che se in Dark Souls le anime sono fondamentali per mantenere in vita un corpo, tanto che se rimosse si muore definitivamente, le rune no. Abbiamo infatti svariati esempi di esseri non graziati che nonostante l'assenza delle rune vivono tranquillamente come chiunque altro. Tra questi ci sono gli albinauri, i presagi e soprattutto i senza luce. Di conseguenza, le rune sembrano essere in realtà una sorta di plus, non dissimile da ciò che erano le anime in Demon's Souls, ma non Dark Souls. Nel titolo del lontano 2009, infatti, le anime non erano garanti della vita, bensì del pensiero. E se rimosse non si perdeva la vita, ma la capacità di pensare, e si diventava uno zombie vagante al servizio dei demoni. Si può quindi immaginare che le rune svolgono una simile funzione, seppur non siano legate al concetto di pensiero. Potrebbero essere la manifestazione della vita nella sua forma più pura e cristallina, quasi come una sorta di codice che ogni essere vivente possiede di base, dagli animali alle persone. Si potrebbe infine dire, ma questa è speculazione, che le rune non solo siano il potere della vita in sé e per sé,
ma anche ciò che garantisce a un essere vivente il potenziale evolutivo, magari rendendolo più forte, vigoroso e predisposto al miglioramento. Insomma, ciò che gave life its fullest brilliance, no? È il caso, potrebbe essere, che abbia avuto questo potere. È quello che tra l'altro era il trailer originale di debutto, vi ricordate? Se si uccide un albinauro o un presagio ottieni delle rune per diverse ragioni. Da una parte è quella sottile linea di gameplay, dall'altra, con l'Elden Ring rotto, le rune si sono sparpagliate e vengono assorbite. Ma, in succo, i presagi e gli albinauri non prendono le rune alla nascita, non vengono benedetti dalla grazia. Al massimo le ciulano, ok? E non ci fanno niente, infatti. Come possiamo essere sicuri che l'Elden Ring sia il fondamento della vita stessa? Non è più semplicemente qualcosa che la volontà superiore ha inviato nell'interregno per marchiare il territorio? Allora, in effetti nei primi giorni della community era molto popolare la teoria secondo cui l'Elden Ring fosse un parassita inviato dalla volontà superiore per colonizzare l'interregno. La teoria divenne così popolare che molti fan ormai la davano per confermata, quasi fosse un dato di fatto. Questa teoria effettivamente, a uno sguardo poco attento, può sembrare anche abbastanza credibile, considerando che l'Elden Ring tratta spesso di elementi cosmici e creature dello spazio, e quindi si può davvero arrivare a pensare che il titolo vada inteso come una sorta di videogioco medievale fuso al sci-fi. Lo stesso termine, usato per riferirsi ad alcune forze divine in campo, ovvero gli dei esterni, di cui parleremo più in là, rimanda immediatamente al concetto delle divinità Lovecraftiane, anche in giapponese, e rinforza l'idea che il gioco vada inteso come un genere che fonde il fantasy e la fantascienza. Tuttavia, più ci si addentra nelle descrizioni e nell'estetica narrativa, più si può comprendere come la teoria non solo non può essere confermata, ma risulta anche fallace se confrontata con le informazioni oggettive che lo stesso gioco ci offre. Nello specifico, ci sono varie prove in-game che sottolineano l'importanza dell'Elden Ring nell'interregno non come strumento di controllo, ma come fondamento di ogni cosa. Innanzitutto vi è la disgregazione. Nell'istante in cui l'Elden Ring è stato fatto a pezzi, non è soltanto l'ordine aureo a essere caduto, ma l'intera isola. Sia le due dita, sia Melina, parlano della necessità di avere un Elden Lord che possa rimettere a posto le cose, proprio perché la vita dell'interregno è andata letteralmente in malora. Se l'Elden Ring fosse semplicemente stato un mero strumento della volontà superiore, la sua rottura non avrebbe rappresentato un evento così terribile per tutti quanti. Di fatto la gente non muore naturalmente e, con la rottura del sistema, non vi è più una legge naturale stabile. Inoltre sono da prendere in considerazione anche le informazioni che la quest di Ranni ci offre. Mentre lei ci spiega i progetti che ha per il mondo che verrà quando noi diventeremo Elden Lord e suo consorte, la principessa della luna ci dice che intende tenere l'ordine, ergo l'Elden Ring, lontano da questa terra, anche se la vita e le anime sono a esso legate. Dal giapponese. Credo non sia necessario ricordarvi che Ranni è la figura che più di tutti si oppone al controllo esercitato dalle dita emissarie della volontà superiore, eppure non parla di distruggere ulteriormente l'Elden Ring. Decide invece di prenderlo con sé e di allontanarsi dall'interregno, proprio perché non è possibile recidere il legame tra la prima runa e la vita che questa ha generato. Anzi, chi ha ottenuto il finale del Lord del Caos ha potuto vedere con i propri occhi cosa è successo nell'istante in cui abbiamo deciso di bruciare ogni cosa. Chiaramente non è possibile separare la vita dall'Elden Ring. C'è poi un'altra prova lampante dell'importanza che l'anello ha nel funzionamento dell'interregno. Se questo non fosse il fulcro dell'ordine naturale, allora l'atto di rimuovere la runa della morte dal suo interno non avrebbe dovuto avere conseguenze così impattanti, no? Eppure, sotto l'ordine aureo, la morte non esiste e non è contemplata come un processo naturale, se non sotto forma di ritorno all'albero. E questo, ripetiamolo, perché la morte fatidica è stata rimossa dall'anello. Alcuni potrebbero ribattere che l'influenza che l'Elden Ring riserva sull'interregno potrebbe essersi stabilita soltanto dopo che questo ipotetico parassita è giunto sulla Terra, ma anche questa affermazione non trova validità, perché il gioco ci mostra che l'Elden Ring è esistito nell'interregno sin dall'era degli antichi draghi, ben prima di Marika
e dell'albero madre, quando Placidus Ax era Elden Lord. E no, Placidus Ax non era un Elden Lord metaforico, lo era fattualmente e oggettivamente. Insomma, tutte le prove raccolte ci portano alla conclusione che l'Elden Ring non è una forza aliena, ma il fulcro di tutto l'interregno e l'origine di quasi ogni civiltà o creatura che qui risiede. Se poi volete altre prove, ci sono l'ormai noto dialogo di Ietta e il primissimo trailer, che illustra molto bene il ruolo dell'Elden Ring con frasi tipo "Death which commanded the stars and gave life its fullest brilliance". In giapponese, ciò che regola le stelle che scorrono e illumina sonoramente la fiamma della vita. Ok? Cos'è la grazia? Cos'è la grazia? La grazia è la benedizione della vita che venne portata nell'interregno in tempi antichi, quando l'Elden Ring si sviluppò con la caduta della meteora dorata. Come detto poco prima, rune, grazia e vita sono concetti intrecciati tra loro nel mondo di Elden Ring. La vita trova la sua massima manifestazione nella cosiddetta grazia, un'energia dorata che, indipendentemente dalla forma che assume, garantisce la vita nel suo picco massimo. Non a caso, in origine la grazia è chiamata Shukufuku, ovvero benedizione o celebrazione di gioia, così come non è un caso che Merlina ci dice che il bagliore dorato che ci guida nella nostra avventura è la benedizione dell'albero d'oro in giapponese. Vedete? Runa, grazia e vita sono collegate fra loro. Seppur sembra si sia diffusa in larga scala grazie al germogliare dell'albero madre, la grazia alberga in quasi tutti gli abitanti dell'interregno, anche quelli che teoricamente sembrano essere in opposizione con la volontà superiore, come i Nox, cosa dimostrabile dal fatto che ogni mob, se ucciso, rilascia delle rune da usare come potenziamento o merce di scambio, e dal fatto che anche le scaglie degli antichi draghi, creature antecedenti all'ordine di Marika, erano ricoperte d'oro. E ci sono tutti gli occhi dorati di creature che sarebbero altrimenti perfettamente ostili. Oltre che sotto forma di rune, la grazia è in grado di manifestarsi sotto altre forme, tra cui le lacrime di resina prodotte dall'albero madre e il fascio di luce dorata che ci guida nel nostro viaggio, oltre che a riportarci in vita all'inizio del gioco. Notare inoltre come, all'interno dei fasci di luce aurea, ci siano piccole foglie dorate che danzano nell'aria, altra prova di come la grazia dell'interregno e il suo potere vitale siano legate alla figura delle piante e delle foglie. Non viene mai detto esplicitamente nelle descrizioni, ma possiamo immaginare che colui o colei che diventa la divinità dell'interregno, ovvero chi eredita l'Elden Ring, eserciti anche il controllo sulla grazia. D'altronde è stata la regina Marika ad avercela tolta, rendendoci senza luce. Perciò, per logica, possiamo assumere che sia sempre stata lei a ridarcela indietro, come tra l'altro ci aveva promesso, a giudicare da ciò che i suoi echi ci raccontano. Ma non è la volontà superiore ad averci ridato la grazia? Questo è quello che le due dita credono, ma andando avanti nel gioco scopriamo che la volontà superiore è ormai fuori dai giochi, nel senso che, come la stessa introduzione ci narra, essa ha abbandonato l'interregno e i suoi abitanti, lasciando tutto e tutti. L'idea che la nostra missione sia benedetta e voluta dalla volontà superiore è una convinzione maturata dalle vecchie due dita della tavola rotonda, che pensano che l'entità divina stia ancora osservando e tutelando il mondo. Tuttavia, nell'istante in cui raggiungiamo l'albero madre, e questo ci nega l'accesso, le dita sono sconvolte e provano a entrare in contatto con la volontà in persona per ottenere spiegazioni. Il fatto che queste non riceveranno risposta fino alla fine rende alquanto lapalissiana la totale assenza della volontà superiore nel corso degli eventi recenti. Lo stesso Gideon Ofnir, secondo la descrizione di Lord's Divine Fortification, ha compreso come sia le dita sia l'albero madre hanno ormai subito il peso del tempo e della disgregazione e che non c'è nulla di sacro nella nostra missione. Alla fin fine stiamo soltanto cercando di salvare il salvabile in un mondo alla deriva. Il gioco purtroppo non ci conferma se la volontà superiore può effettivamente avere il controllo sulla grazia o meno, ma ciò che sappiamo con assoluta certezza è che se n'è ormai andata e per questo è da escludere da ogni speculazione post-disgregazione. Tuttavia,
conosciamo un'altra entità in grado di controllare la grazia. Niente po' di meno che la regina Marika, che seppur ridotta a un guscio spaccato, è ancora la dea in carica. Non è un caso che in alcuni siti di grazia noi senza luce possiamo scorgere alcuni dei suoi echi e comprenderli, grazie a Melina. È molto probabile, se non addirittura sicuro, che la grazia che ci guida indietro nell'interregno, oltre il mare di nebbia, sia proprio emanazione della volontà della regina. Ma se la grazia è guidata dalla regina, allora quali sono i suoi scopi? Qual è il piano di Marika? A questa domanda, purtroppo, non è possibile offrire una risposta sicura, visto che quello che sappiamo della regina eterna sono solo frammenti di info sparse qua e là tra le descrizioni e i siti ufficiali. Alcuni credono che le nostre azioni siano parte di un qualche piano immaginato da Marika in persona, e pensare ciò non è del tutto erroneo. D'altronde, se la grazia ci ha richiamato, questo significa che la dea vuole il nostro ritorno nell'interregno. Senza contare il fatto che, a giudicare dagli echi che Melina percepisce dentro la camera da letto della regina, Marika suona abbastanza risoluta nella sua scelta di spaccare l'Elden Ring. Non dimentichiamoci inoltre del fabbro Hugh, costretto da Marika stessa a forgiare un'arma che, secondo le sue volontà, sarebbe dovuta essere in grado di uccidere un dio come lei. Con queste informazioni risulta alquanto probabile che Marika avesse qualche tipo di progetto in mente. Tuttavia, non bisogna dare per scontata l'idea che la regina fosse lucida nelle sue azioni. Anzi, nel cinematic trailer, Ranni ci dice successivamente che successivamente alla notte dei neri coltelli, Marika was driven to the brink. In giapponese, addirittura, Ranni si sbilancia ancora di più, dicendo senza mezzi termini che la regina potrebbe essere addirittura impazzita per la morte di suo figlio. Dobbiamo inoltre ricordare che sembra che il complotto abbia coinvolto non solo il principe, ma anche altrettanti semidei, come ci racconta il sito ufficiale Bandai Namco. Non dobbiamo dunque escludere la possibilità che le sue azioni siano state dettate da semplice follia. A giudicare dai suoi echi, la regina Marika sembra essere una figura molto feroce e spietata nel tutelare i suoi interessi tra impero e famiglia. Non è quindi assurdo pensare che il peso psicologico e senso di fallimento nel vedere il proprio figlio morire, insieme ad altri semidei facenti parte della sua famiglia, e il totale crollo del sistema instaurato dall'albero madre con il manifestarsi delle radici mortali, devono averla portata alla pazzia. Se diamo anche per buona la teoria secondo cui la regina dell'Occhio Tetro fosse una dei suoi figli semidei, allora Godwyn non sarebbe neanche il primo della sua prole a dover essere stato seppellito dalla regina. Non è neanche da sottovalutare il peso dell'essere una dea, che ti conferisce indubbiamente un immenso potere, ma ti lascia addosso un peso che dovrai portare per sempre sulle tue spalle, possibili empirei che tenteranno di usurpare il trono, tradimenti, lotte interne, forse anche il rimuovere la runa della morte dell'Elden Ring potrebbe aver giocato un ruolo nel danneggiare la sua psiche, visto che, fintanto che lo ha in corpo, l'Elden Ring e la dea ricettacolo sono la stessa cosa, quindi una modifica al primo influenza la seconda. Non è un caso che, nell'introduzione, Marika viene mostrata con delle crepe sul braccio e sulle spalle. In effetti, Marika non ci guadagna nulla dalle sue azioni, visto che apparentemente, anche aggiustandola insieme all'Elden Ring, lei rimane un cadavere di pietra. Non giova del nuovo ordine che abbiamo creato, ma rimane un guscio vuoto, parzialmente distrutto. Insomma, la nostra guida potrebbe essere soltanto ciò che rimane dalle ultime volontà di una regina impazzita. Ah sì, vi faccio vedere le crepe zoomando, certo. Eccole lì. Forse è anche per questo che molti, tra cui Roderica, si riferiscono a Marika come colei che ci ha maledetto. Perché in tal caso ci troveremmo in questa situazione disperata per colpa dei squilibri di una dea folle, che, quando le cose non stavano più andando secondo i suoi piani, ha deciso di spaccare il sistema che lei stessa ha creato. Sempre forse è per questo che Gideon, quando scorse le ultime volontà della regina, ne rimase impaurito
e vide in queste una fine inaccettabile. Una dea fin troppo umana, sia carnefice che vittima, che ha sacrificato se stessa per se stessa, maledicendo il mondo intero. Bisogna fare video! Ma Marika non voleva sfidare la volontà superiore. Non necessariamente. Anche questa è una delle primissime teorie che si diffuse durante i primi giorni della release, ma proprio come l'idea che la grazia sia la guida della volontà superiore, anche questa teoria contrasta con ciò che ci mostra il gioco stesso. Nonostante ci siano prove che dei e empirei debbano rientrare in una sorta di sistema regolato dalle dita, il gioco non ci mostra mai un atto di coercizione nei confronti di Marika o di altri empirei. Anzi, la regina Marika prende scelte deliberatamente sue, dal dichiarare guerra a qualunque cosa respiri, al rimuovere la morte fatidica dall'Interregno, dall'inviare il suo primo marito fuori dall'Interregno, al prendere Radagon come suo secondo consorte. Tutte scelte che Marika ha fatto di testa propria. La libertà di Marika raggiunge un livello tale che la dea è persino arrivata a spaccare l'Elden Ring senza neanche temere che qualcuno la fermasse, ma anzi, venendo punita soltanto dopo aver compiuto il fattaccio. Di primo impatto non mi sembrano le azioni di una prigioniera nel suo ruolo. Più che altro pare che, fin tanto che ci sia un ordine stabilito nell'Interregno, la volontà superiore lascia abbastanza libertà di governo al dio in carica. C'è inoltre chi crede che la volontà superiore sia in conflitto con gli dei esterni per il controllo sull'Interregno, ma anche qui bisogna ricordare un dettaglio cruciale per la comprensione delle dinamiche divine di quest'opera. Tra gli Empirei c'è una candidata al titolo di dea, Malenia, che ha la marcescenza scarlatta in corpo, un dio esterno che è in assoluto contrasto con l'ordine aureo. Eppure, la volontà superiore non ha battuto ciglio. Sappiamo infatti che si diventa Empirei quando si viene scelti dalle rispettive due dita, che è come dire che la volontà stessa, tramite le sue emissarie in terra, ha confermato Malenia tra i candidati. Insomma, sembra che questa volontà superiore non sia così tirannica come la si dipinge. L'unico caso in cui vediamo la volontà reagire in modo iracondo verso le azioni di qualcuno è nei confronti dei Nox, di cui l'alto tradimento, citazione della descrizione giapponese della Finger Slayer Blade, fu il tentativo di uccidere le loro due dita. Stessa cosa che Ranni sta cercando di fare. E anche in quel caso si parla di alto tradimento. Si può immaginare che lo stesso sarebbe accaduto con tutta probabilità a Ranni se avesse tentato di uccidere le sue due dita prima della disgregazione. Sembra quindi che la volontà superiore intervenga, o meglio, interveniva, visto che ora ha abbandonato l'Interregno, solamente quando le sue emissarie sono in pericolo di vita. Ma, a parte questo specifico caso, essa non sembra interferire nelle scelte del dio in carica, fintanto che c'è un ordine vigente che tiene le cose in ordine. Cos'è un senza luce? Un senza luce, o tarnished, in giapponese chiamato asebito, ossia sbiadito, è un abitante del mondo al di fuori dell'Interregno e una persona in cui non alberga alcuna grazia. I senza luce nacquero quando la regina Marika tolse la grazia al suo primo consorte, Godfrey, e ai guerrieri che lottavano al suo fianco durante le campagne di conquista. Quando il loro ultimo nemico cadde e l'Interregno finì interamente sotto l'autorità dell'Ordine Aureo, il re e i suoi uomini si ritrovarono senza grazia e la regina comandò loro di lasciare l'Interregno e di raggiungere una terra lontana, di cercare il conflitto, di vivere e poi morire. Fu così che essi divennero i primi senza luce nella storia, e con la promessa di Marika che un giorno avrebbero riavuto la grazia perduta e la possibilità di ritornare nell'Interregno, salparono verso le terre esterne e iniziarono ciò che le descrizioni definiscono la lunga marcia, con una nave che, purtroppo, rimase incagliata e affondò nel mare. Se nell'adattamento non è esplicito quale fosse il motivo di questo esilio, il testo giapponese ci viene un pelino di più in soccorso. Infatti, la lunga marcia in originale è chiamata Chousei, termine che può essere tradotto in lunga spedizione militare o grande spedizione militare. Dunque, seppur non venga mai detto esplicitamente, lo scopo della lunga marcia era, molto probabilmente, quello di conquistare le terre esterne ed espandere il dominio dell'ordine aureo anche al di fuori dell'Interregno. La lunga marcia portò i senza luce ad espandersi, formando paesi e società come Aspraterra, la terra dei barbari in giapponese,
Kaiden, la terra dei giunchi, eccetera. A differenza di Dark Souls, si sa effettivamente poco del mondo esterno, ma grazie alla setta del confessore sappiamo che vi è stata stabilita una chiesa dedita alla diffusione degli insegnamenti delle due dita e che allontana i profeti quando questi parlano di un certo fuoco che un giorno brucerà l'albero madre. Possiamo quindi dire che lo scopo della lunga marcia, tutto sommato, è stato raggiunto. Per ovvie ragioni, ogni senza luce discende dal primo Elden Lord e dal suo esercito, tanto che la descrizione della classe guerriero, nel menu di creazione del personaggio, ci dice in modo esplicito che un tempo i senza luce erano indistintamente tutti guerrieri. Ma in tempi recenti i senza luce sono anche astrologi, sacerdoti, marinai, nobili e tanto altro. Ora come ora, l'esterno dell'Interregno è, in tutto e per tutto, abitato e popolato. Dopo la disgregazione, la grazia è ritornata ai senza luce, dando loro una specifica missione: riparare l'Elden Ring e diventare Elden Lord. Come i non morti di Dark Souls, guidati da una presunta profezia verso il loro destino. I senza luce raggiungeranno l'Interregno per reclamare il trono, dovendo per forza di cose sfidare i semidei, che attualmente possiedono i frammenti dell'anello. Ma i senza luce rimangono comunque odiati e disprezzati nell'Interregno, visti come inferiori e perseguitati nei peggiori dei modi. Perciò la loro missione non sarà per nulla facile. Ma perché Marika ha tolto la grazia a Godfrey e ai suoi soldati? Come per ogni cosa che riguarda Marika e i suoi piani, purtroppo non abbiamo risposte certe, ma volendo azzardare delle teorie, possiamo pensare che il principale motivo per cui sia stata tolta la grazia a Godfrey e altri fosse per timore che questa venisse in qualche modo rubata da possibili nemici. In poche parole, Marika voleva evitare che la grazia cadesse in mano nemica. Tra i doni che possiamo selezionare nei menu di creazione del personaggio, i cosiddetti ricordi, katami, memento o souvenir, abbiamo infatti la possibilità di scegliere la runa dell'Interregno, che, oltre a darci una descrizione molto importante per capire la natura dei senza luce, ci rimarca sottilmente che le rune sono oggetti fisici, concreti, che si possono portare in giro, anche se, nel nostro caso, non risiedono nel nostro corpo proprio perché siamo senza luce. Questo dimostra che la grazia può esistere anche al di fuori dell'Interregno, e se prendiamo in considerazione il fatto che troviamo un sacco di rune auree su cadaveri e tombe scoperchiate, questa può fuoriuscire dal corpo dei morti. Con un fenomeno simile, chi ci dice che la grazia non si sarebbe diffusa anche nelle terre esterne, venendo assorbita da terreni, animali e altre creature? La regina Marika ha già tanto da gestire nel suo impero, e di certo non ha bisogno di un secondo interregno da aggiungere alla lista dei suoi problemi. La grazia appartiene a lei, e a lei soltanto. Ma allora perché abbiamo una runa dell'Interregno tra i doni iniziali? Non va un po' in contraddizione con ciò che è stato appena detto? Non necessariamente. Infatti è possibile che quella runa dell'Interregno sia un eccesso di grazia che, puta caso, è finito nelle nostre mani quando questa ci ha ridato la vita. Di gameplay si manifesta sotto forma di consumabile, ma di lore possiamo dare per scontato che questa sia già dentro il nostro corpo. Oppure, una risposta che io personalmente preferisco di più, è che si tratti effettivamente di un rimasuglio di grazia che noi senza luce protagonisti abbiamo ottenuto al di fuori dell'Interregno. Nelle descrizioni originali delle lacrime sacre viene spiegato che queste sono rimasugli di grazia dell'albero d'oro, custoditi nelle chiese di svariati posti. Presa così potremo dare per scontato che la descrizione faccia riferimento alle chiese dell'Interregno, così come effettivamente vediamo durante il gameplay, ma la descrizione non menziona mai l'isola di per sé. Chi ci dice che quelle varie zone non possano far riferimento anche al fuori? D'altronde, lì risiedono proprio delle chiese dedite agli insegnamenti delle due dita. Chi ci dice, quindi, che questi calici contenenti la grazia non fossero la metaforica Bibbia dei missionari menzionati nella descrizione, portata ai selvaggi abitanti delle terre esterne per mostrare loro quanto l'ordine aureo fosse bello, buono e generoso? Nella cinematic intro viene mostrata una statua di Marika all'interno delle catacombe dove alcuni senza luce sono stati seppelliti. Oltretutto, tra i ricordi del menu di creazione del PG, possiamo selezionare oggetti e item che risalgono al periodo successivo all'esilio dei senza luce, come ad esempio il ramo ammaliatore di Michela o il seme d'oro. Lo stesso Goldmask è un fondamentalista dell'ordine aureo, dottrina nata soltanto dopo l'esilio di Godfrey and Company.
Tutto questo dimostra che tra l'Interregno e le terre esterne ci sono stati nel tempo scambi commerciali e culturali. Non è perciò da escludere che alcuni di questi item siano finiti nel mondo esterno tramite qualche tipo di commercio, oppure per puro caso, come i semidoro menzionati adesso, che, secondo la descrizione, schizzarono dall'albero d'oro verso ogni dove quando l'Elden Ring fu fatto a pezzi, o che, come viene detto nella piccola descrizione dei ricordi selezionabili, arenò verso le terre esterne dell'interstizio. Oppure, più semplicemente, stiamo facendo alcune discussioni inutili sul nulla e potremmo anche averli ottenuti dopo il nostro arrivo nell'Interregno, per quel che ne sappiamo, anche se il fatto che si chiamino ricordi suggerisce che li abbiamo sempre avuti con noi, perlomeno da prima della nostra morte e in seguito resurrezione. Ma quindi, cos'è l'Interregno? E cosa c'è fuori da questo, oltre ai senza luce? L'Interregno è, facendo l'ennesimo paragone con Dark Souls, visto che al buon Miyazaki piace ripetersi nei concetti, la Lordran di Elden Ring, un luogo leggendario dove risiedono le prime antichissime civiltà e dove gli abitanti sono benedetti dalla grazia dell'albero madre, e quindi dall'Elden Ring. Una sorta di Eden in terra, perlomeno per chi è stato graziato. Sembra essere separato dal resto del mondo da un mare di nebbia che circonda l'isola e probabilmente la rende difficile da trovare per chiunque provi a raggiungerla. E questo, faccio notare, potrebbe far apparire la chiamata dei senza luce prescelti come divina agli occhi della popolazione del mondo esterno, dato che questi sarebbero visti come i prescelti che hanno la possibilità di raggiungere il magico e leggendario Interregno, terra degli dei e semidei. Chiudendo la domanda, ci tengo a lasciarvi una chicca dal testo originale che riguarda l'Interregno. In giapponese, infatti, si chiama Hazama no Ji, che tradotto crudamente può essere inteso come terra che sta nel mezzo o terra che sta tra le cose. Da qui il termine interregno. Tuttavia, Hazama può essere tradotto letteralmente in interstizio, e questo rappresenta un acuto riferimento all'interstizio di Berserk, Hazama no Sekai, ovvero la dimensione che sta tra il piano astrale e il mondo fisico. Se poi vogliamo buttarci nella speculazione più selvaggia, possiamo teorizzare che l'interstizio di Elden Ring sia chiamato così perché è il punto dove il mondo cosmico e il mondo concreto si incontrano, visto che è lì che cadono un sacco di meteoriti e creature stellari. Ma si tratta solo di speculazione. Ragazzi, sono 95 pagine. Non le finiamo oggi. Sono le 8. Perché io mi ero fatto dei conti senza aver mai visto l'impaginazione finita. Quindi sabato prossimo la continuiamo, ok? Ma non è finita, siamo a metà della live di oggi. Però in 2 parti la facciamo, va bene? Cos'è l'albero madre? L'albero madre, o semplicemente Ougonju, albero d'oro, è un gigantesco albero dorato germogliato dall'Elden Ring stesso. Come spiegato nelle prime domande, le rune possiedono il potere della vita, che si manifesta principalmente sotto forma di piante, fogli e radici. E l'Elden Ring, che è la runa sopra ogni altra, produce chiaramente piante e fiori di dimensioni e potenza superiori. Perciò, anziché far germogliare delle normali piante dorate, l'Elden Ring ha manifestato un intero albero. Purtroppo non si sa quando è nato l'albero madre, ma sappiamo che all'alba dei tempi, nell'epoca dove i draghi governavano il mondo e i necrorapaci si occupavano dei morti, ancora non esisteva. Perciò si tratta di qualcosa che l'Elden Ring ha prodotto solamente più tardi. L'albero madre, in quanto creazione spontanea dell'Elden Ring, produce e rilascia la grazia in 2 modi. O tramite i raggi di luce emessi dalle sue fronde, che riscaldano ogni cosa come fossero il sole, o tramite la sua resina benedetta. Quest'ultima, in particolare, ebbe un ruolo centrale nello stabilire il successo del regno della regina Marika, perché è proprio grazie a queste gocce di grazia che la dea portò il suo clan e quello di Godfrey ad ascendere al titolo di dei e semidei, nonché a diffondere il consenso e il sostegno della plebe. Non viene mai detto esplicitamente, ma svariati clan e gruppi si contesero il dominio sull'albero madre, come i vari nomi delle varie catacombe di Altus, come Orisa e Windham sottintendono. E tra questi prevalse il clan di Marika e Godfrey, che conquistarono l'altopiano di Altus e l'albero madre, che lì crebbe rigoglioso.
Una prova a favore di questi conflitti risiede nelle lapidi giganti situate nei pressi delle mura di Leyndell, identiche a quella situata all'interno del castello di Morn. Queste tombe appartengono probabilmente al clan di colui che tentò di vendicarsi di Godfrey. Vengono inoltre menzionate delle rovine di Windham, probabile nome di un altro clan o popolo sottomesso a quello di Godfrey, ma non solo. Il fatto che Serosh sia passato dal titolo di Re delle Belve a quello di Bestia Reggente può sottintendere che Godfrey lo abbia sconfitto in battaglia e asservito a sé. D'altronde, le bestie seguono solo i campioni e i sovrani. Insomma, come ci viene detto nella descrizione del set di Godfrey, l'inizio dell'Albero d'Oro fu con la guerra e Godfrey era il re del campo di battaglia. Considerato come gli abitanti dell'altopiano di Altus si sentono ancora oggi speciali, in quanto nati ai piedi dell'albero madre, possiamo presupporre che il periodo di vita iniziale dell'albero erano caratterizzati da una grazia più abbondante rispetto ai periodi successivi, che grondava copiosa per il buon vivere del clan degli Aurei e dei loro sudditi. Sembra inoltre che gli abitanti di Altus siano speciali rispetto agli altri, perché hanno una concentrazione di grazia superiore rispetto agli abitanti di altre regioni più lontane, e potrebbe essere il motivo di così tanto disprezzo e senso di superiorità nei confronti di creature che non sono state direttamente bagnate dalla grazia dell'albero madre. E poi abbiamo la traduzione di Antonius Tertius della canzone delle creature, delle nostre care madri rapaci, arpie. Ahimè, quella terra, un tempo benedetta, ora è diminuita. Noi, destinati a essere madri, ora siamo sbiadite. Ci siamo lamentate e abbiamo pianto, ma nessuno ci consola. Aureo, a chi era rivolta la tua ira? Questo periodo di massima rigogliosità, spesso definito come era dell'abbondanza, purtroppo non durò a lungo e si concluse subito dopo che l'ordine aureo venne instaurato. Nello specifico, considerato che tutti gli incantesimi che descrivono e sfruttano il potere curativo e vitale della grazia mostrano il sigillo del crogiolo, questa epoca di fertilità finì quando il crogiolo divenne l'albero madre attuale. Si può anche teorizzare che per risolvere questa mancanza, l'ordine aureo usasse la sepoltura dell'albero come metodo di sostentamento per l'albero madre. Infatti i morti vengono seppelliti nelle catacombe che vengono costruite nei pressi delle radici dell'albero, in modo che queste possano assorbire i cadaveri e, soprattutto, risucchiare della loro grazia. I morti fanno da concime per l'albero madre, in modo che questo, sempre ben nutrito e tenuto in stasi grazie al sigillo della morte fatidica, possa continuare a produrre la sua preziosa resina benedetta, seppur in minor quantità rispetto a prima. Ma si tratta solo di una teoria, dato che viene spesso rimarcato nelle descrizioni che, dopo quest'epoca, l'albero madre divenne un mero simbolo di fede, cosa che Corin esplicita in un suo dialogo a Leyndell. Di conseguenza, non è chiaro se potesse ancora produrre grazia, anche se in minime quantità, o se avesse smesso di produrla del tutto. Che ruolo ha l'albero madre nelle nascite? Con questa domanda si entra nel campo della speculazione, poiché nessun dettaglio in gioco ci conferma o smentisce che l'albero madre svolga qualche funzione nella riproduzione tra gli abitanti dell'Interregno. Questa idea si è probabilmente diffusa nella community per via di una teoria di Tarnished Archaeologist. Secondo il content creator, infatti, l'albero madre potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nelle nascite sotto l'ordine aureo, generando infanti tramite le gocce dell'albero e rendendo quindi superfluo ogni atto di riproduzione. Le prove a favore, secondo il content creator, sono principalmente un dialogo di Melina, dove questa si chiede cosa comporti avere una madre, guardando le reazioni e i comportamenti di Bock, e un'immagine ritratta nei portoni delle catacombe, dove viene mostrato l'albero che assorbe i morti tramite le sue radici e poi rilascia nuovi individui dai suoi rami. Tuttavia, è una teoria molto traballante, perché le prove riportate non sono solide e possono essere interpretate in modo diverso in base al contesto che vi si vuole dare. Non sono set in stone, diciamo. Melina, ad esempio, potrebbe riferirsi a se stessa e non in generale alle nascite di tutti i bambini dell'Interregno. Inoltre, nulla in game ci conferma che l'albero fosse coinvolto nel processo di nascita di bambini, e anzi, se così fosse stato, non si spiegherebbe il perché dalle famiglie del popolo comune a quelle di sangue blu ci sia il rischio di partorire un presagio. Dovrebbero tutti nascere con la grazia, no? E come si spiega la condizione dei paggi, che nascono con una quantità minore di grazia? Di conseguenza, questa teoria va presa con le pinzine,
e fintanto che un DLC non cambi le cose in tavola offrendoci nuove informazioni in merito, va presa come tale. Non dimentichiamoci inoltre che della descrizione del collo di tartaruga nella versione 1.0, che parla di come la carne di tartaruga avesse effetti afrodisiaci, sottintendendo che la riproduzione c'era e come. Se poi vogliamo anche includere l'Anseax e il suo modo alquanto intimo di entrare in comunione con i suoi cavalieri, beh. Cos'è il crogiolo? E come si relaziona all'Elden Ring e all'Ordine Aureo? Il crogiolo, Kanka, è, secondo le descrizioni originali, l'albero d'oro degli inizi, o l'inizio dell'albero d'oro. In poche parole, si tratta di una fase dell'albero madre avvenuta durante i suoi primi giorni di vita. Molti hanno teorizzato che si trattasse di un elemento estraneo all'albero, o addirittura una forma primordiale da cui questo è originato, ma in realtà si tratta dell'albero madre che tutti noi conosciamo, semplicemente aveva un aspetto diverso. Il legame tra l'albero madre e il crogiolo non è solo confermato nelle descrizioni, che usano albero d'oro degli inizi in maniera non fraintendibile e inequivocabile, ma anche rimarcato con gli incantesimi del crogiolo, che fanno parte della categoria Earth Tree Incantations. Gli aspetti del crogiolo, Elden Stars e gli incantesimi legati al potere curativo dell'albero madre condividono tutti lo stesso stemma runico, prova inconfutabile che sono legati. Ciò dimostra quindi che, per un periodo, albero madre e crogiolo erano due termini che si riferivano alla stessa cosa, idea che si rinforza con la prova delle prove. Lo stemma runico del crogiolo inciso sulla tavola rotonda della rocca, che è un edificio che risale ai tempi di Godfrey. Il crogiolo era più vicino alla vita, secondo le descrizioni giapponesi, e in esso scorreva il potere primordiale della vita. Questo suggerisce che in quel momento storico l'albero era contenitore del potere e dell'energia della primissima vita che, nel mondo di Elden Ring, coincide con l'esistenza degli antichi draghi. Infatti, gli incantesimi noti come aspetti del crogiolo manifestano parti del corpo e caratteristiche tipiche dei draghi, quali corna, coda, ali, soffio, piume e scaglie. Si tratta di un dettaglio molto interessante da sottolineare, perché la descrizione dei talismani del crogiolo ci dice che questi aspetti comparivano spesso nel corpo degli esseri umani antichi, descrivendone la loro comparsa come una sorta di parziale atavismo nel testo originale. L'atavismo è un fenomeno esistente nel nostro mondo, che consiste nella ricomparsa, in un individuo, di tratti ancestrali che erano scomparsi da molte generazioni, spesso considerati come prove della storia evolutiva di un organismo. Questo fenomeno può manifestarsi nella vita vera, in piccole e talvolta gravi caratteristiche anatomiche, come la cosiddetta coda vestigiale e lo sviluppo di denti molto grandi che ricordano quelli dei primati. Dopo questo momento scienza, che implicazioni ha questo fattore per il mondo di Elden Ring? Significa che gli esseri umani dell'Interregno discendono dalle bestie, più nello specifico dai draghi. Denti sovrapposti, corna, scaglie e affini sono per l'appunto tratti fisici dei draghi antichi, e il fatto che questi comparissero sul corpo degli antichi umani non è casuale. Ricordiamoci che esistono gli uomini drago tra le categorie del modo di creazione del personaggio, e questo implica che, proprio come in Dark Souls, possono esistere i rapporti tra razze. E la cosa non si ferma con gli esseri umani, visto che vediamo queste caratteristiche fisiche anche in altre creature, come ad esempio gli orsi con le pupille da rettile, o i pipistrelli che possiedono peluria rossa e gialla all'interno delle loro ali, o addirittura le lumache, che sono per lo più serpenti con la chiocciola. Il primissimo stadio dell'albero madre, il crogiolo, era perciò la massima manifestazione di questo potere vitale e includeva in sé tutti i suoi aspetti. Da qui, appunto, il nome crogiolo. Questo iniziale albero madre era anche caratterizzato da un legno dorato con tinte rossastre ed era, come detto prima, più vicino alla vita. Quest'ultimo dettaglio sottintende una differenza tra l'albero madre attuale e il suo stadio precedente, implicando che, a un certo punto, l'albero ha subito un cambiamento. Difatti, non vi è alcuna sfumatura rossa nel legno dell'albero madre. Non viene mai confermato esplicitamente, ma è quasi assicurato che questo cambiamento sia avvenuto con la rimozione della runa della morte, che, tra l'altro, è rossa.
Questo potrebbe aver portato l'albero a perdere la sua sfumatura rossa e ad assumere un colore ancora più aureo, cambiando così da crogiolo ad albero madre. Sappiamo inoltre che l'albero è un prodotto dell'Elden Ring, perciò se si cambia la struttura della runa, anche l'albero ne viene influenzato, così come ci dimostra la stessa rottura dell'anello che manda l'albero d'oro in rovina e lo costringe a sparare semi in ogni angolo del mondo, oppure i finali dove lo ripariamo cambiandolo. Come abbiamo spiegato, la fine del crogiolo rappresenta anche la fine del periodo di abbondanza dell'albero madre. Ma il crogiolo viene prima dell'albero? No! Basta. Ma il grande albero, invece, che cos'è? Esiste? O è davvero un errore di traduzione? Come già discusso in passato, si tratta di un piccolo ma letale errore di traduzione. Il termine originale, usato nelle descrizioni, è Daijukon, che di per sé è estremamente vago e può essere interpretato con due chiavi di lettura diverse. La prima è quella che vede i due kanji, albero e radice, da leggere come parte di un unico termine. In quel caso si formerebbe Jukon, che è una definizione che esiste effettivamente nel dizionario giapponese e si tratta di un antichissimo modo per dire radice di un albero. Di conseguenza, Daijukon andrebbe tradotto in grandi radici. Questa opzione ci ricorda la tendenza di Miyazaki a utilizzare termini caduti in disuso nelle sue descrizioni, caratteristica della sua famosa grammatica, che viene definita dai giapponesi miyazakese, ed è quindi la più probabile. La seconda lettura, invece, vede più semplicemente i due kanji come separati tra loro, e con il loro singolo e rispettivo significato. Perciò, il tutto andrebbe letto come radici del grande albero. Quindi magari c'è una possibilità che questo grande albero esista. Ebbene, anche in questo caso, la risposta è no. In originale viene effettivamente usata la locuzione grande albero con l'utilizzo del termine Daiju, ma si tratta di un soprannome che viene usato per identificare sempre lo stesso, l'albero madre, e non un altro. Nello specifico, come fa notare il traduttore e content creator Last Protagonist, Daiju viene usato nel nome originale del set Tree Beast Surcoat, dove si parla dell'albero madre nella sua descrizione. In un dialogo di Dee, dove prega per un non morto che ha ucciso con la speranza che questo ritorni all'albero madre, e infine nei dialoghi di una leggidita, quella Leyndell. In tutti e tre gli esempi si parla dell'albero madre. Per questi motivi possiamo stabilire in maniera definitiva che il cosiddetto grande albero non esiste. Alcuni potrebbero ribattere che in alcune descrizioni viene menzionato un periodo dove l'albero madre non c'era, ovvero il periodo dei draghi, e che potrebbe trattarsi di un'era in cui regnava un altro tipo di albero, ovvero il cosiddetto grande. Tuttavia, non credo sia necessario dire che si tratta di un enorme volo pindarico e che in questo caso il rasoio di Occam ci viene in soccorso. Infatti, queste descrizioni ci parlano dell'era senza albero madre, ma non dicono era del grande albero. Ergo, l'unico albero nella storia rimane solo quello madre, escludendo ovviamente quello sacro. Aggiungendo infine che, se ci fosse stata la certezza dell'esistenza di un secondo albero precedente, ci sarebbero state molte più descrizioni e indizi in game, e di certo i fan non avrebbero aperto tutti questi dibattiti per decidere se questo presunto esistesse o meno, no? Discussioni che, tra l'altro, esistono soltanto in Occidente, visto che nel fandom giapponese nessuno parla del grande albero se non quando si parla delle teorie che circolano nella community occidentale. Attenzione però! Attenzione! Qui non si sta stroncando sul nascere l'idea che ci fosse un albero prima dell'albero madre. E anzi, è un'opzione che si può tranquillamente prendere in considerazione, dato che l'Elden Ring ci dice purtroppo abbastanza poco sul passato dell'Ordine Aureo, e per questo motivo tutto può essere. Tuttavia, finché un futuro DLC non metterà il punto sulla questione, l'idea di un albero antecedente a quello aureo rimarrà sempre una teoria con poche basi e nulla più, supportata da una traduzione infelice di 3 descrizioni contate, 3, e da una sorta di accanimento da parte di una nicchia del fandom. In cosa consiste il peccato cardinale? E perché alcuni profeti hanno visioni dell'albero madre in fiamme? Come dicono le descrizioni, il peccato cardinale è l'atto di dare fuoco all'albero madre. Il motivo del perché un atto del genere è definito peccato capitale è palese. L'albero d'oro è, ad Etel Corin, il fulcro dell'ordine aureo e il simbolo principale degli aurei,
Bruciarlo equivale a distruggere l'intero sistema su cui l'impero di Marika si basa, nonché il principale oggetto di fede nell'Interregno. Con queste premesse diventa scontato anche il motivo del perché i profeti che annunciano la morte dell'albero divorato dalle fiamme vengono esiliati e ripudiati. L'albero, tecnicamente, deve essere eterno, no? Quindi non dovrebbe mai morire. Non è però scontata la risposta al perché questi profeti vedano l'albero madre prendere fuoco, e analizzando le prove che ci vengono date dal gioco, possiamo giungere a delle conclusioni alquanto cupe. Ci viene detto nella descrizione del 7 di Corin che egli vide la guida della grazia anche dopo essere stato esiliato, ma non avendo cambiato idea sulle sue profezie. Ma non avendo cambiato idea sulle sue profezie. Ciò significa che seppur Corin intendesse fare tutto il bene possibile per supportare l'ordine aureo, egli non negò mai la sua visione e probabilmente portò con sé il terrore che questa emanava. Eppure, nonostante ciò, la grazia lo guidò comunque verso l'Interregno. Magari la conclusione che vi offrirò risulterà azzardata, ma visto che i profeti scorgono la fiamma nella loro fede, e si presume che questa fede sia la guida della grazia e l'ordine aureo, non è che la visione dell'albero d'oro in fiamme è parte della missione a cui noi dobbiamo adempiere? Dopotutto, la grazia, che ci tengo a ricordarvi essere legata alla volontà di Marika, continua a guidarci anche dopo che l'albero, Radagon, ci ha rifiutato, portandoci verso le vete dei giganti, ove risiede il calderone della fiamma della rovina. Sbaglio o c'è un desiderio di distruzione nelle volontà della dea? Queen Marika was driven to the brink. E le dita continuano a pensare che la nostra missione sia divina. Ok, abbiamo spiegato il perché, ma come fanno i profeti a vedere l'albero madre in fiamme? Non viene mai detto esplicitamente, ma per alcuni individui è possibile percepire energie e forze nell'ambiente circostante, tracce e presenze che possono appartenere a echi del passato, a creature presenti nei paraggi e addirittura a entità divine. Le dita sono l'esempio principe. Queste creature sono in grado di comunicare con vere e proprie divinità, per poi elaborare il contenuto e riportarlo ad altre creature inferiori, tramite la comunicazione con le legidita per lo più, ma abbiamo esempi di ciò anche con altri personaggi. Goldmask, che riesce a percepire sia Marika sia Radagon all'interno dell'albero madre, Melina, che percepisce e riesce a riportare gli echi della regina, le stesse legidita sparpagliate per l'Interregno, riescono a leggere il nostro futuro osservando le nostre dita. Okay? Insomma, c'è questo concetto di divinazione. È come se il mondo e le forze che scorrono in esso potessero essere riassunti in formule e linguaggi precisi, che aiutano a convogliare meglio il contenuto delle forze che scorrono. Abbiamo esempi di ciò con la campana evoca spiriti, che permette di evocare i fantasmi tramite il suono della campanella, oppure con la stessa Roderica e la pratica che effettua per aiutarci nella nostra missione, la cosiddetta sintonia spiritica o, in giapponese, accordatura spiritica. Nella stessa descrizione del talismano delle dita ci viene spiegato che queste potevano computare o accordare i misteri del cielo, e la spada runica trovata nella vera tavola rotonda è formata di segni runici magici. E altrettanti esempi possono essere fatti con le magie che vengono usate con il rilascio di un simbolo runico, con le dita mozzate che possiamo usare per aiutare o invadere altri giocatori. Semper Fi. Insomma, senza doverci dilungare troppo nella discussione, nel mondo di Elden Ring è possibile interpretare e addirittura convogliare alcune energie o entità della natura, e i profeti rientrano nella categoria di coloro che possono farlo. Ultima nota a margine. Considerato che si chiamano rune, è possibile che esse, quelle auree, siano il codice contenente la grazia dell'Interregno, ma è solo una teoria. Ok? Qual è la simbologia della fiamma in Elden Ring? La fiamma in Elden Ring è il simbolo di distruzione e fine della vita. Mentre le radici e le piante sono metafora di nascita e crescita,
Le fiamme significano fine e distruzione. Non è un caso che il potere della runa della morte si manifesta principalmente sotto forma di fuoco nero e rosso. Abbiamo tra l'altro molti esempi di fiamme associate alla morte. La fiamma spettrale dei necrorapaci veniva usata in tempi antichi per bruciare i morti, il potere dei giganti che può distruggere l'albero madre è la fiamma della rovina, e il potere della frenesia, che pone fine a ogni elemento della vita, ha la forma di un fuoco giallo dai bordi rossi. Lo stesso albero di Helfen è definito come un albero di candele, e anche qui c'è una connotazione spirituale, ergo di morte. Inoltre ci sono anche le fiamme soporifere di Santa Trina da includere tra gli esempi. Per quanto il sonno non sia morte, sappiamo che esiste una correlazione tra mondo onirico e mondo degli spiriti, e la fiamma che induce il sonno sottolinea questo legame. Infine, il legame tra fiamma e morte è evidenziato dal come l'utilizzo del fuoco sia considerato un tabù nell'ordine aureo. D'altronde, l'ordine di Marika non contempla la morte. Se la runa della morte si manifesta sotto forma di fuoco, allora perché il frammento sparso tra le radici dell'albero madre si manifesta sotto forma di radice? Perché quel frammento, senza un contenitore e non essendo la runa della morte originale, è soggetto alle leggi dell'ordine aureo di Marika, dove la morte non è parte della natura. È un bug. In un mondo dove solo la vita esiste, anche la morte, paradossalmente, genera esseri viventi. Non a caso, queste creature vengono chiamate coloro che vivono nella morte, non morti. Ma perché Marika ha deciso di rimuovere la runa della morte dall'Elden Ring? Banalmente, perché poteva farlo. Era la dea, dopo tutto, e se aveva la possibilità di riarrangiare l'Elden Ring come meglio preferiva, perché non farlo? È possibile che l'esperienza contro i Sacriderma, che cacciavano e scuoiavano i suoi parenti, le abbia effettivamente fatto pensare agli enormi rischi che correvano con la morte fatidica nell'ordine, perciò ha deciso di toglierla definitivamente. Se la morte è stata rimossa, allora perché noi possiamo uccidere gli NPC e i semidei? Ci sono due possibili risposte a questa domanda. 1. Marika ha rimosso la morte fatidica, ma non può rimuovere la morte in generale. Questo può voler dire che un essere umano sotto l'ordine aureo può effettivamente vivere in eterno fino al diventare vacuo, ma se lo si danneggia rischia comunque di spegnersi, tra virgolette. L'immortalità non implica la resistenza, d'altronde. 2. Di fatto non si poteva morire prima, ma la rottura dell'Elden Ring ha mandato in vacca il sistema. Di conseguenza, seppur le persone vivano in uno stato di eternità, per colpa dell'Elden Ring rotto, l'ordine aureo funziona male e quindi si possono uccidere anche a colpi di spada. Per adesso non saprei dirvi qual è l'interpretazione corretta, ma in entrambi i casi l'immortalità è rimasta un fattore presente e abbiamo sempre bisogno di liberare la runa della morte per ristabilire il normale ciclo di vita e morte. Invece, noi senza luce siamo immortali? Secondo un'intervista fatta a Miyazaki, sì, ed è garantita proprio dalla grazia, che ci riporta in vita ogni volta che veniamo uccisi. Ma sembra che questa immortalità sia concessa solo a coloro che ancora la vedono, visto che tra gli NPC che possiamo uccidere ci sono anche dei senza luce e questi non ritornano in vita, probabilmente perché non sono più in grado di vederla. Per quanto questa cosa sia sicuramente un vantaggio per noi, non è comunque rincuorante. In un mondo dove la morte non esiste, ci sono destini ben più crudeli dell'essere uccisi, come diventare l'innesto di un folle, divenire cibo per un serpente gigante, farsi consumare da una fiamma che induce alla follia, farsi dilaniare dalla marcescenza scarlatta, eccetera, eccetera, eccetera. Bruciare l'albero madre è anche la missione di Melina? Sì, Melina ce lo dice esplicitamente dopo la sconfitta di Morgoth. Ma allora, chi è? Cos'è? Perché ci aiuta nella nostra missione? Melina è uno dei tanti spiriti che abitano l'interregno, non così diversa dagli spiriti che possiamo evocare in game tramite la campana che ci dà Ranni. Dalle ceneri non tornate all'albero madre.
Ma a differenza delle normali ceneri, Melina esiste con la grazia ed è legata ad essa, tanto che può manifestarsi solo in sua presenza e non può muoversi lontano da questa. Infatti, l'unico momento della storia in cui ha un certo grado di mobilità è a Leyndell, dove risiede la fonte della grazia stessa, la regina Marika, sigillata dentro l'albero madre. Melina sarà la nostra compagna di viaggio per gran parte del gioco, svolgendo un ruolo di supporto simile a quello che svolge la Guardiana del Fuoco in Dark Souls 3 o l'Automa di Bloodborne. Infatti, lei ci assisterà diventando la nostra finta vergine delle dita, a patto che noi la porteremo a Leyndell, ove potrà scoprire di più sulle sue origini. Infatti, Melina non ricorda la sua identità e le uniche informazioni che ricorda sono quelle che riguardano la sua nascita. Lei è nata ai piedi dell'Albero d'Oro, creata da sua madre, per perseguire una missione di cui lei non ha memoria. Verso il secondo atto di Elden Ring, lei avrà finalmente ottenuto le sue risposte, ma purtroppo non le condividerà con noi. Tutte con noi. Ci sarà permesso scoprirne solo una. La sua missione è bruciare l'albero. Il resto lo conosciamo. Raggiunta la fornace dei giganti, lei si immolerà per dare fuoco all'albero o, in alternativa, noi le impediremo di bruciarsi e lo faremo al posto suo, grazie alla fiamma della frenesia. Nonostante non venga mai detto esplicitamente, Melina ha come madre palesemente Marika, anche se il suo concepimento potrebbe non essere avvenuto in maniera normale. Melina ci dice che è nata ai piedi dell'albero madre, e questo implica che lei è una sorta di creazione della regina, più che una figlia vera e propria. Se fosse stata una figlia effettiva di Marika, esistita prima del nostro arrivo, molti NPC l'avrebbero riconosciuta e addirittura considerata una semidea al pari di Malenia o Radahn. Cosa che ovviamente non succede, e anzi, sono veramente in pochi NPC a conoscere Melina. Lo stesso Morgoth non ha alcuna reazione quando la evochiamo contro di lui. Idem per le due dita. E Enya alla tavola rotonda? Nessuno si chiedono chi ci ha portati lì. Nessuno parla di lei. La sua nascita non naturale è inoltre sottintesa quando la fanciulla ci espone le sue perplessità dinanzi al comportamento di Boc, che piange pensando alla madre. Si chiede infatti se l'avere una mamma comporti il provare emozioni del genere. Il fatto che lo spirito non possa muoversi al di fuori del range della grazia, oltretutto, dimostra la sua condizione speciale e la lega ancor di più alla volontà della pseudo-defunta regina. La grazia è di Marika, ricordiamolo, e la sua capacità di percepire gli echi della regina. Senza dimenticarci del suo potere di trasformare le nostre rune in forza, senza essere una vera vergine delle dita. Melina è quindi un prodotto di Marika, magari non creato in modo cosciente, ma comunque lo è. Molti fan hanno ritenuto che un'altra possibile prova del suo legame con la regina risieda nel suo stesso nome all'interno dei file, ovvero Marika's Daughter. Seppur sia una prova che possiamo aggiungere alla lista, rimane però da prendere con le pinze, perché in giapponese il suo nome intero è Musume Marika, che potrebbe essere tradotto più correttamente come fanciulla Marika o figlia Marika, o ancora come Lady Marika. Nonostante questo piccolo dettaglio, la prova rimane comunque valida. Come mai Melina vuole sacrificarsi? E perché ci odia a morte, se le impediamo di farlo? Come abbiamo detto prima, la sua missione è quella di dare fuoco all'albero madre, e questo, proprio come le visioni che hanno i profeti, rende evidente la volontà della dea stessa di distruggere il simbolo del suo stesso ordine aureo. Ennesima prova che la volontà di Marika e la guida della grazia siano, più che parte di un piano ben congegnato, il frutto della follia della regina degli ultimi giorni del suo impero. Si potrebbe dire, quindi, che Melina sia l'incarnazione della volontà di distruzione della regina Marika. Non a caso, Melina può vedere la fiamma e ha dei capelli tendenti al rosso, il colore della morte in Elden Ring. Questo potrebbe anche spiegare il perché la stessa Melina ribadisca con fermezza la sua volontà nel perseguire la sua missione dopo averla ricordata, a discapito della volontà di mia madre. Mentre il desiderio di Marika è dettato da un mero risentimento e sfogo distruttivo, Melina decide di sacrificarsi perché lo vuole lei, consapevole che il suo sacrificio non sarà vano e porterà alla nascita di un mondo migliore. Per questo
accetta il suo destino di buon grado. Poi c'è anche la runa del Dangitar, però è un mondo migliore comunque. Se dovessimo negarle questo ruolo con il nostro diventare avatar della fiamma della frenesia, non solo le toglieremo la possibilità di liberarsi dalla sua condizione di spirito orribilmente bruciato, ma andremo contro le speranze che lei ha per il mondo, diventando campioni di una forza che porta soltanto morte e distruzione. Insomma, sì, ci odierebbe a morte. Melina è la regina dell'occhio tetro? Questa potrebbe essere l'ultima domanda di questa prima parte, e ne vale la pena. Siamo giunti alla domanda più richiesta, ok? Non abbiamo una risposta vera e propria, ma in attesa di un DLC possiamo provare a speculare e a parlarne un po'. La teoria secondo cui Melina sia la regina dell'occhio tetro è divenuta una delle più popolari della community grazie al finale del Lord della Frenesia, la cui ultima cutscene mostra la fanciulla aprire il suo occhio sinistro, fino ad allora rimasto chiuso, e rivelare una pupilla color blu spettrale, insieme ai suoi capelli, che hanno assunto un colore più scuro. Questo dettaglio, unito al suo dialogo, dove ci dice che ci darà ciò che ci meritiamo, ovvero la morte fatidica, ha convinto molti fan dell'idea che lei sia o la regina stessa, oppure una figura a lei legata. Se ci aggiungiamo anche la possibilità che la regina dall'occhio tetro fosse uno dei figli di Marika, cosa non confermata, attenzione, visto che era un'Empirea, si spiegherebbe come mai Marika ha ricreato un essere del genere proprio sotto forma di Melina. La dea, nei suoi ultimi istanti, stava ricreando l'immagine di un'ipotetica figlia che ha dovuto far uccidere da Maliketh. Inoltre, guarda caso, il compito di Melina è quello di bruciare l'albero madre, il simbolo cardine della dea dell'interregno, un atto che si addice molto a una figura antidivinità. Come potrete notare, ci sono molti indizi che spingono verso questa interpretazione, ma allo stesso tempo mettono in luce anche degli evidenti buchi che espongono delle domande senza risposta. Ad esempio, se Melina è effettivamente la regina, come mai nessuno l'ha riconosciuta come tale? Oltretutto siamo noi che stiamo teorizzando un legame di parentela tra la regina e Marika. Ma se così non fosse? Che senso avrebbe in quel caso manifestare una persona con l'immagine di una tua acerrima nemica? Inoltre nulla dell'aspetto di Melina richiama un legame con il gruppo dei Sacriderma. Inoltre la teoria ha un certo fascino, insomma, ma non ha basi abbastanza solide. È anche probabile che il cambio di aspetto della fanciulla in quella fatidica cutscene sia dovuta al rilascio della morte fatidica. Ricordiamoci che Melina è pur sempre un prodotto della grazia dell'albero madre, albero che, quando la runa della morte è stata sigillata, è cambiato. Di conseguenza, anche le emanazioni della sua grazia possono essere influenzate da questo fattore, e in Melina ciò si manifesta con la chiusura di un occhio. Non a caso, quello aperto ha invece una pupilla dorata. Rilasciando la runa della morte, è possibile che il suo occhio si sarebbe aperto in ogni caso, se fosse rimasta viva anche senza di noi, senza che noi perseguissimo il finale della frenesia. Infine, che dire? La questione è fumosa. Finché il DLC non verrà rilasciato, o finché non si troveranno prove oggettive che favoriranno una certa teoria rispetto a un'altra, tutto può essere, invitante che sia la teoria. Tralasciando Melina, invece, cosa sappiamo della regina dell'occhio tetro? Che era un'Empirea, leader degli apostoli Sacriderma, che sfidò Marika e il clan degli Aurei. Fu colei che diede via a ciò che le descrizioni definiscono come caccia divina, ovvero la caccia ai membri della famiglia reale di Marika e l'atto di indossare le loro pelli. Sia la regina sia i Sacriderma impiegavano durante le cacce un potere noto come fiamma nera, un fuoco che possedeva il potere della morte fatidica. Sembra inoltre che ci fosse un'alleanza tra i Sacriderma e il dio serpente di Gelmir, comprovata non solo dall'odio viscerale che entrambe le fazioni hanno verso gli dei, ma anche dalla presenza di nobili Sacriderma e dei loro monaci all'interno della cittadella del mondo. Esatto, abbiamo l'occhio di Occam in questo caso. Oltretutto, gli apostoli Sacriderma non possono estendere il proprio torso e i propri arti come fossero dei serpenti, cioè possono estendere il proprio corpo
e propri arti come fossero dei serpenti. La loro sfida contro l'esercito degli Aurei si concluse quando Marika inviò Maliketh a sconfiggere la regina dall'Occhio Tetro e, con la sua caduta, la dea decise di rimuovere la runa della morte dall'Elden Ring, in modo che la morte non rappresentasse più un problema per i suoi familiari. Tale era il terrore che la regina dall'Occhio Tetro instillò nel cuore di Marika. La fine di questa guerra marcò l'inizio dell'Ordine Aureo. Questo evento risulta molto interessante da analizzare perché il fatto che la regina dall'Occhio Tetro fosse un'empirea, ergo scelta dalle sue rispettive due dita e quindi accettata dalla volontà superiore, non solo porta sul tavolo la probabilità che lei fosse una parente di Marika, sorella, figlia o altro, ma suggerisce anche che un empirio non deve necessariamente attendere la fine del mandato del dio in carica per ascendere al trono. Gli empirei e gli dei possono farsi anche la guerra fra loro. La guerra contro i Sacriderma avvenne nel periodo piazzato tra la guerra dei giganti e le campagne di Liurnia, e le prove a favore di questa collocazione nella timeline sono l'esistenza dei monaci del fuoco durante il periodo della caccia divina, ricordiamoci l'esistenza delle ceneri del monaco Amon, e il legame tra i Sacriderma e il crogiolo esposto nella descrizione del set dei nobili. Un'altra prova potrebbe essere l'esistenza dei gladiatori dei Colossei, noti per le loro armature adornate con figure di serpenti. Queste erano il simbolo del serpente, visto come il ribelle dell'Albero d'Oro, e per questo motivo gli spettatori godevano nel vedere questi gladiatori massacrati durante le lotte. È chiaramente un riferimento alla guerra contro il dio serpente del Monte Gelmir, e il fatto che questi gladiatori facessero parte delle lotte consacrate all'Albero Madre implica che il loro ruolo venne stabilito quando Godfrey era ancora Elden Lord. La conclusione della guerra contro i Sacriderma fu il momento che segnò la fine del crogiolo dell'Albero Madre, come dimostra anche il cambio dello stemma runico, che passa da quello del crogiolo, dentro la rocca della tavola rotonda, a quello dell'Ordine Aureo. Questo momento segna anche l'entrata in scena di Radagon. Definirla ciccia è dire poco, ragazzi, è dire poco. La cronologia di Elden Ring è tantissima roba da capire, è veramente molto molto contorta. Chi è Radagon? Ci sono molte domande, ragazzi. Il legame di Radagon con i giganti, il rapporto tra Radagon e Marika, l'uovo d'ambra, la chimera leonina con la spada sacra, perché Radagon ci attacca, le città eterne, Astel, stelle, Radan, dei esterni, corrente primordiale, la maledizione dei gemelli, Santa Trina, presagi, ce n'è di roba, ragazzi. Ce n'è di roba. D'altronde, questa è la prima parte, che avrà poi un sequel next week per finirla, ma un video extra dopo il DLC. Grazie di tutto il supporto, perdonatemi vista l'ora tarda e gli impegni se non posso ringraziare le singole sub, ma grazie a tutti. Siete stati per fortuna a schermo, siete meravigliosi. Avete fatto esplodere il sub goal, mi avete dimostrato che questo tipo di lavoro ha valore. Continuerò a farlo meglio di così. Sono contento che abbiate visto il level up rispetto alla scorsa volta. Complimenti a Mirkola Mi Fa Cose, complimenti a Gianluca Renga al grafico, complimenti a tutti per aver cominciato a sviluppare SNM 4.0, perché è questo, è questa roba qui, è fare le cose a un livello successivo, ragazzi, è fare le cose a un livello successivo. Grazie, grazie, grazie. Vedo talmente tante tier 1. Grazie, ragazzi. Mi commuovo. Il documento per Bloodborne è 20 volte tanto. A presto. Buonanotte, ragazzi. Alla prossima. Grazie. Grazie, grazie. Non vedo l'ora del sequel, cazzo, non vedo l'ora. Ciao.
Si risponderà a tutto!